Ciao e benvenuti. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, ma in un modo un po' diverso. Ci concentriamo su 3 sigle che si sentono ovunque: ANI, AGI e ASI. Capire cosa sono è davvero il primo passo per non perdersi in un mondo che, sta cambiando a una velocità pazzesca. Allora, partiamo subito con una domanda che, ammettiamolo, ci siamo posti tutti. Ma l'intelligenza artificiale che ci suggerisce cosa guardare stasera è la stessa che vediamo nei film? Quella che un giorno potrebbe diventare più intelligente di noi? Insomma, stiamo parlando della stessa cosa. Ecco, la risposta breve è assolutamente no. E la parte interessante è proprio questa. Non esiste l'intelligenza artificiale come un blocco unico. Gli esperti, infatti, la suddividono in 3 categorie, 3 livelli molto diversi tra loro. Il primo livello, che è anche l'unico che esiste davvero oggi, è l'intelligenza artificiale ristretta, o ANI. Questa è l'IA che usiamo ogni singolo giorno, è potentissima, ma solo e soltanto in un campo specifico. Pensiamo all'assistente vocale del nostro smartphone o a un'IA che batte il campione del mondo di scacchi. Ecco, in quel compito è un genio assoluto, ma chiedetele di fare qualsiasi altra cosa e non saprebbe da dove iniziare. Quindi ecco la mappa del nostro viaggio. Si parte dal gradino 1, l'ANI, la tecnologia che già abbiamo tra le mani. Il secondo gradino, l'obiettivo a cui tutti i grandi laboratori stanno lavorando, è l'AGI, un'intelligenza generale a livello umano. E poi, in cima, c'è il terzo livello, ancora solo teorico, l'ASI, la superintelligenza. È una scalata di potenza e generalità. Andiamo a vedere il secondo livello. L'intelligenza artificiale generale, AG, questo è per così dire il sacro graal della ricerca. Qui non si tratta più di essere bravi in una sola cosa, si tratta di avere un'intelligenza flessibile, generale, proprio come la nostra. Una G in teoria potrebbe imparare a suonare il pianoforte, poi decidere di scrivere un romanzo e magari il giorno dopo risolvere un complesso problema di fisica, usando le conoscenze apprese in un campo per eccellere in un altro. Ok, ma cosa serve nel concreto per poter dire questa è una G? I ricercatori hanno individuato una serie di capacità fondamentali. Non basta essere bravi a fare calcoli. Si parla di avere senso comune, di saper pianificare, di imparare dagli errori, ma soprattutto, e questa è la parola chiave, di saper integrare tutte queste abilità per risolvere problemi completamente nuovi, proprio come faremmo noi. E questo ci porta dritti a un'altra domanda, che è cruciale. Se stiamo cercando di costruire una cosa così complessa, come facciamo a sapere quando l'abbiamo fatto? Come si misura un'intelligenza di livello umano? Non è semplice come vincere una partita a scacchi, questo è sicuro. Per capirlo sono stati inventati un sacco di test, alcuni davvero fantasiosi. C'è il classico test di Turing che si basa sulla conversazione. Ma poi le cose si fanno più pratiche. Il test del caffè, ad esempio. Un'IA deve entrare in una casa che non ha mai visto e preparare un caffè. Sembra semplice, ma richiede una comprensione del mondo reale pazzesca. O il test IKEA, che mette alla prova la capacità di capire istruzioni e manipolare oggetti. E la proposta più recente è forse la più geniale: dare a un'IA $100.000 e vedere se riesce a farli diventare 1 milione, testando la sua capacità di agire nel mondo reale in modo strategico. Chiaramente l'arrivo di una IG avrebbe implicazioni enormi. È un'arma a doppio taglio, non c'è dubbio. Da un lato, i benefici potrebbero essere rivoluzionari: curare malattie oggi incurabili, risolvere la crisi climatica, forse persino liberarci dalla necessità di lavorare per vivere. Dall'altro, però, i rischi sono da far tremare i polsi. Parliamo di disoccupazione di massa, di sorveglianza su una scala mai vista, fino ad arrivare al rischio esistenziale di perdere il controllo su un'intelligenza molto più potente della nostra. E attenzione, queste non sono paure da film di fantascienza. Questa frase è tratta da una dichiarazione ufficiale del 2023 e la cosa che dovrebbe farci davvero riflettere è chi l'ha firmata, i capi delle più grandi aziende che stanno sviluppando queste tecnologie. Mettendo l'IA sullo stesso piano di una pandemia o di una guerra nucleare, ci stanno dicendo in modo molto chiaro che la posta in gioco è la più alta possibile. E se l'AGI è un'intelligenza pari alla nostra, cosa c'è dopo? C'è l'intelligenza artificiale superiore, o ASI, il terzo e ultimo gradino. Un ASI non sarebbe solo un po' più intelligente di noi, sarebbe più intelligente dell'intera umanità messa insieme, in ogni singolo campo, dalla musica alla matematica, dalla strategia alla filosofia. È un livello di intelligenza che onestamente facciamo fatica persino a immaginare. Ok, ma la domanda da $1 milione è: quando arriverà la GI? Le previsioni su questo sono state un vero ottovolante.
Negli anni 60 si pensava fosse questione di un paio di decenni. Poi, per molto tempo, la data si è allontanata verso il 2050. Ma negli ultimi 2 anni è successo qualcosa. Affermazioni come quelle di Microsoft su GPT-4 e le nuove stime di pionieri come Geoffrey Hinton hanno improvvisamente accorciato i tempi in modo drastico. Questa frase di Geoffrey Hinton, uno dei padri dell'IA moderna, è potentissima. Racconta perfettamente il cambio di prospettiva che c'è stato. Praticamente una delle persone che ha costruito le fondamenta di questa tecnologia ci sta dicendo: ho radicalmente cambiato idea, il progresso è stato molto più veloce di quanto chiunque, me compreso, si aspettasse. Quindi, ricapitolando, l'ANI è il nostro presente, tanti specialisti, bravissimi in una sola cosa. L'AGI è il grande obiettivo, il traguardo della ricerca, un'intelligenza flessibile come la nostra, e quando arriverà è al centro di un dibattito accesissimo. E infine l'ASI, il futuro possibile, un'intelligenza che semplicemente ci supererebbe in tutto. ANIA, ASI, ASI. Non sono solo delle sigle, sono le tappe di un percorso che, con ogni probabilità, definirà il futuro del genere umano. Capire la differenza è il primo, fondamentale passo per partecipare in modo consapevole a questa conversazione globale. Grazie per aver seguito questa analisi.